Ciao lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di una delle mie ultime letture, che è un fumetto, ed è questo qui. Vedete prima la recensione e poi il video acquisti dove l'ho preso, perché niente, l'ho letto in un attimo ed è fantastico e ne dovevo assolutamente parlare. Ad ogni modo, questo è il reboot di Buffy l'Ammazzavampiri, appena uscito. Doveva uscire durante la quarantena, ma insomma, ahimè, per i motivi ovvi che tutti sappiamo, l'uscita è stata postdatata, è appena uscito e niente, io non potevo aspettare di leggermelo, di recensirvelo, e vi dico subito che ha preso 5 stelline. Credo che i fumetti a cui ho dato 5 stelline nella mia vita siano tipo 3-4, ma le merita tutte. Innanzitutto vi dico che è uscito per la Salda Press al costo di 19,90 € per 128 pagine, con questa edizione con la cover in rigida, in un'edizione fantastica dal punto di vista estetico, ma anche degli interni. È proprio bello questo fumetto, ed è abbiamo detto, il reboot della serie. Secondo me è una lettura perfetta sia per i nuovi che non hanno mai visto la serie di Buffy, ma soprattutto per chi ha amato la serie cinematografica. Ragazzi, cioè, che cos'è questo fumetto? Innanzitutto vi mostro sia il fumetto che i gadget che la Salda Press ha fatto uscire insieme al fumetto. Infatti, con l'acquisto del fumetto c'era in omaggio la shopper, che è bellissima, fantastica, infatti è perfetta anche per il colore, mi è piaciuta tantissimo, il segnalibro di Buffy con la cover, e dietro c'è anche la pubblicità di Firefly, che è un'altra uscita sempre Salda Press, e la spilletta, vediamo se si vede. Ok, eccola qua, l'ho messa storta, eccola. Quindi hanno curato in dettaglio l'uscita di questo volume. Questa è la cover regular, c'è anche una variant, ma a me piaceva più la regular, quindi l'ho preso con la regular. Sicuramente, no, sicuro, prendo anche il 2 e il 3, andrò avanti con la lettura, perché, ripeto, mi è piaciuta tanto, ma andiamola a vedere. Questa è la cover, che come potete vedere Buffy è in lucido e la cover dietro è opaca invece. Questa è la costa e questo è il retro. Anche qui la Scooby Gang è in lucido e il resto, e la vignetta anche è in lucido e il resto è in opaco. All'interno si presenta così: ogni passaggio di capitolo c'è uno dei personaggi che separa appunto i vari capitoli. Ecco, per esempio qui abbiamo Willow e il fumetto appare in questa maniera. Eccolo qua, vi mostro qualche pagina qui e là, cercando di non farvi spoiler. Eccolo qua. Alla fine del volume abbiamo tutta una serie di c'è una cover gallery dove ci sono tutta una serie di cover uscite insieme ai volumetti singoli negli Stati Uniti, e sono una più bella delle altre. Già solo per la gallery alla fine questo volume merita tantissimo. Guardate che belle, appunto una più bella delle altre. Questa è la cover variant, questa qui. Ovviamente è la serie è creata da Whedon, da Joss Whedon, ed è in questo caso scritta da Belair, che non so come si pronuncia, e disegnata da Dan Mora. Poi vediamo poi i colori di angolo. Che dire, tutto perfetto secondo me. Io sono partita molto prevenuta su questo fumetto. Lo aspettavo tanto, ma ero prevenuta perché, essendo una grande amante di Buffy, dicevo, mi sono detta, diamine, chissà se ritrovo quello che io ho amato di Buffy. È un reboot, quindi ovviamente la storia è riscritta e ambientata nei giorni nostri, quindi molto diversa da quella a cui siamo abituati. Soprattutto i personaggi sono stati molto cambiati rispetto a quelli a cui siamo abituati, ma ragazzi, le atmosfere sono proprio quelle, cioè ricorda tantissimo la Buffy che abbiamo amato. Devo dire, io sono partita dicendo, oddio, non troverò il primo episodio della prima serie di Buffy, che è un episodio fantastico per me. Ovviamente non c'è, perché i fatti accadono in maniera diversa rispetto alla serie TV, però cioè, è comunque un lavoro splendido e l'ho amato dalla prima all'ultima pagina.
assolutamente meraviglioso. Sicuramente una buona lettura per i nuovi che non conoscono Buffy, ma per gli appassionati è una chicca. Ritroviamo qui dentro tutti i personaggi che abbiamo amato, ovviamente Buffy, che in questo caso la troviamo non come l'abbiamo incontrata nella prima stagione, ma un po' più adulta, nel senso che lei ha già sulle proprie spalle la responsabilità di essere la cacciatrice, questa persona eletta che deve combattere contro i vampiri e che ha il desiderio di vivere una vita normale, di avere degli amici. Incontrerà la Scooby Gang, che è appunto composta da Willow e Xander, che in realtà sono molto diversi da come l'abbiamo conosciuta all'inizio nella serie, perché Willow è già più adulta, più matura, ha una fidanzata, Xander è sempre insomma lo Xander innamorato un po' di Buffy, ma anche molto più caratterizzato, più maturo rispetto a quello che noi conoscevamo nella prima serie. I personaggi sono adattati ai tempi che viviamo, quindi avrebbero un po' sfigurato la goffaggine degli adolescenti di quando uscì la serie TV ambientata nei giorni nostri, quindi sono sicuramente adattati ai momenti attuali. Troviamo uno Spike che, insomma ragazzi, io ero Team Angel, ma qui c'è uno Spike meraviglioso, Cordelia, insomma tutta una serie di personaggi, Angel, insomma ci sono tutti, e li incontriamo strada facendo. Per tutto il volume io ho detto, oh diamine, questo personaggio non c'è un personaggio che mancava, e io stavo lì dicendo ma quando arriva, e appare nella vignetta conclusiva del volume, per cui datemi il volume 2, io devo leggere assolutamente il 2, però non vi dirò chi è perché sarebbe spoiler. Fantastico, la storia è veramente fantastica, è riadattata ai giorni nostri, ci troviamo sempre una narrazione che porta agli eventi che porteranno insomma alla bocca dell'inferno, e quindi a tutti gli eventi legati a quello che succederà a Sunnydale, con i personaggi che conosciamo rivisitati in chiave moderna. Una narrazione che ho amato, la sceneggiatura è meravigliosa, anche perché non si sofferma sulle parti più lente della storia, ma è molto veloce, non me l'aspettavo, perché poi alla fine sono 128 pagine, ma di fumetto molte meno, però è una narrazione molto veloce, i disegni sono meravigliosi, il disegnatore Del Mora è riuscito a dare un carattere ai personaggi, ma soprattutto a renderli riconoscibili. Guardate per esempio qui come sono riconoscibili rispetto agli attori a cui siamo abituati nella serie TV, assolutamente perfettamente riconoscibili, un disegno meraviglioso, storytelling perfetto, colori perfettamente in linea con lo stile di disegno, bellissimi, ha veramente colori bellissimi. Devo farvi vedere la pagina di Spike perché l'ho adorata. Ecco, qui abbiamo Spike che entra in scena, cioè ragazzi, guardate di che stiamo parlando, è assolutamente splendido dal punto di vista tecnico, perfetto, un lavoro meraviglioso, storia, disegni, storytelling, colori, non lo dico mai, soprattutto sullo storytelling io sono molto rompiscatole, perché mi dà fastidio quando leggo fumetti che lo storytelling mi inceppa nella lettura, ma qui è veramente un lavoro perfetto, meraviglioso. È veramente un plauso a tutto il team che ha creato questo fumetto, sia del team creativo ma anche alla Salda Press, perché ha portato un volume splendido, perfetto. Sono veramente contenta, e in realtà la mia non è una vera recensione, perché è un inno alla gioia di questo lavoro che ho amato tantissimo, mi ha emozionato tantissimo, ho ritrovato tutte le atmosfere che amavo in Buffy, e Buffy è una delle serie che io porto da sempre nel cuore, che mi ha cominciato a far amare i vampiri a dismisura. Angel è stato uno delle mie crush televisive da sempre, e quindi ho amato questo volume tantissimo, mi sono emozionata. Sicuramente a breve me lo rileggo. Appena esce il 2 prenderò il 2 e mi rileggo anche questo, perché vale assolutamente la pena, anche perché nella foga di leggermelo me lo sono letta velocemente, invece ho bisogno di rifare una lettura più lenta, più ragionata, quindi sicuramente me lo rileggerò.
Però, ripeto, ho dato 5 stelline perché le merita tutte. Io, che vi devo dire? Probabilmente se sarete nuovi lettori amerete questo fumetto senza amarlo alla follia come l'ho amato io. Sicuramente un fumetto ben fatto che può piacere ai nuovi lettori. Se avete amato Buffy, ragazzi, cioè, questa è la lettura per voi, io ve lo dico, perché è meraviglioso, veramente bello, 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 bello. Mi sono buttata subito nel fare questa recensione a caldo, cosa che non faccio mai perché di solito vi aspetto prima di fare le recensioni perché ero troppo felice di aver letto questo fumetto. Se conoscete Buffy, se l'avete amata, se avete letto qualcosa di Buffy o anche i fumetti vecchi o questo, fatemelo sapere con un commento sotto, fatemi sapere se voi incuriosito, ma insomma fatemelo sapere se avete amato Buffy, soprattutto fatemi sapere se eravate Team Angel o Team Spike, insomma riuniamoci tutti uniti Team Buffy perché poi insomma ognuna di noi aspirava ad essere un po' una cacciatrice, diciamocelo. E niente, questa mia recensione barra lode a questo fumetto finisce qui. Io vi metto comunque il link dove trovarlo giù nell'info box. Intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!